Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video e in questo secondo episodio della serie dedicata al Texas. Per guardare il primo episodio clicca il link qui in alto a destra e per non perderti i prossimi video ti invito fin da subito a iscriverti al canale e attivare la campanella. In questo video ci troveremo sempre nella grandissima città di Houston, dove cammineremo per un quartiere tipico americano, ovvero con case grandi, giardini ben curati, senza staccionate, insomma la tipica casa americana che tutti noi siamo abituati a vedere solamente nei film. Inoltre andremo a mangiare con circa 20 colombiani, ma scopriremo il perché durante il video. Per questo non mi prolungo oltre e buona visione. Siamo appena svegliati, come potete vedere c'è una giornata della Madonna. Il primo problema della giornata è che hanno le prese così. Adesso io ho trovato solo un adattatore, che sarebbe questo, che colleghi questo e poi puoi collegare il telefono. Quindi se ricordatevi, se andate in America, di portarvi l'adattatore. Però mi servirebbe l'adattatore per il computer, devo caricare anche la GoPro. E niente, andiamo a fare colazione. Praticamente queste sono uova con gli spinaci e poi loro ci mettono sopra questo, che sono tipo cheddar e altri formaggi. Che non è aperto. Proviamo col formaggio. E latte e caffè. Poi vabbè, qua abbiamo tipo frutta nocciolata, aranciata, yogurt, pane tostato con burro credo. Ok, adesso abbiamo mangiato e le loro colazioni ovviamente non sono per niente piccole. Adesso vado a farmi una doccia, poi ci prepariamo e usciamo. Ok, siamo usciti a fare un giro qui nel quartiere di Zach con la famiglia. Lei è sua moglie, lui è mio cugino, lui è Piper il cagnolone, e nel passeggino c'è Camilla. Presenta la mia squadra, dai, mio compare, un mammut, un trichiego, mio cugino Franco, un demolitore, un signor Napoli, mio cugino Massone, un signor Peppe. Ecco il mio Trentin, il comparico essere dalle paleozoiche proboscidi. Il comparico essere dalle paleozoiche proboscidi. La sua possente stazza induce alla fuga qualsivoglia rivale. Il Peppinico Messere. Il Peppinico Messere. La sua imprevedibilità e tecnica lo rende unico nell'arte del combattimento. Guardate, niente staccionate, guardate, sono caratteristiche carine queste case. Allora fa caldissimo in realtà, guardate il mio cugino, magliette corte e pantaloncini. Io non sapevo che facesse così caldo, infatti ho il giubbotto. Sta davvero bene, clima perfetto. Appena fatto la doccia sono rinato. Però davvero un bel quartiere. E poi c'è una pace ragazzi assurda. Tutti i giardini perfetti. Come ogni volta io rimango indietro perché devo fare 7000 riprese, 47 foto anche alle case. Comunque devo notare come non ci sia una macchina piccolina. Minimo devono essere alte 3 metri, perché sennò puoi comprarla. Scrivetemi nei commenti chi è che vorrebbe vivere in un quartiere, un posto del genere americano. Per me sarebbe male. Cioè, pensando in un futuro così, con tranquillità. Questa è la prima casa con una staccionata che vedo. Guardate quanto sono belle. Attenzione che i texani ci tengono alla propria privacy e vanno in giro armati, quindi stai attento a registrare le case degli altri. Questo è quello che mi ha detto mio cugino prima di interrompere il video. Infatti da questo momento in poi non vedremo più case. Ovviamente scherzo, confidato nella protezione di mio cugino alto 2 metri. Come nei fili che mettono tipo le insegne piantate nel terreno. Al che ho chiesto a mio cugino il motivo per cui ci fossero questi cartelli davanti ai giardini delle case, e in poche parole servono solo per fare i fenomeni. Infatti quando qualche parente va in una scuola abbastanza rinomata, che siano medie, superiori o college, spesso, non tutti per fortuna, mettono il cartello con lo stemma della scuola in questione di fronte al giardino per far vedere a tutti il vicinato che il figlio, il parente va in quella determinata scuola.
Un'altra cosa che mi ha incuriosito e che poi ho chiesto a mio cugino è il perché tutti i giardini erano così ben tenuti e curati, mentre in Italia magari vai a fare una camminata nel bosco e poi scopri che è il giardino di una villa, di una casa. E la risposta è semplice: se vedono che il tuo giardino non è perfetto, rischi di essere richiamato dalle autorità e in tal caso ti arriverà una lettera, e se entro una settimana non risolvi il problema rischi dagli 80 ai 500 euro di multa, e per i casi più estremi fino a 750 euro di multa per il giardino. Qua in Italia arricchiremmo lo Stato per questo fatto. E questo andrebbe anche bene per evitare che si coprano cartelli, che si formino degli insetti, che si proliferano degli insetti infestanti, che si creano che si propaghino degli insetti infestanti o erbe infestanti, eccetera. Questo sarebbe giusto se non fossero così pignoli. Infatti questo richiamo è arrivato anche a mio cugino per questa aiuola che vedete qui in foto da qualche parte, qua a scorrere, che a parer mio mi sembra una aiuola normalissima senza alcun problema. Comunque il me del passato credeva di essersi sbarazzato di me, ma sono ancora qua. Ma adesso torniamo al video. Ok, ci siamo espansi ragazzi, siamo fino a qua. Siamo anche a Houston. Ok, tornato in stanza. Ovviamente c'è la moquette. Sto letto è una favola. Comunque questa è la mia cameretta e ho il bagno in camera. Queste docce, vasca, cesso. Ma io dico tipo qua toglievi questo e là ci costruivi un bel bidet, non era male. Comunque non credo che nemmeno oggi riusciremo a visitare nulla, perché a Luna dobbiamo andare a mangiare con i parenti della moglie di mio cugino. Ha tipo 50 cugini e ogni mese fanno un compleanno. Tutti i cugini di quel mese, cioè se tipo uno compie gli anni il 15 febbraio, uno il 17 febbraio, l'altro il 30 febbraio, tutti quelli che compiono gli anni a febbraio si ritrovano in un giorno a febbraio e festeggiano gli anni. Così ogni mese. E da quanto ho capito oggi andiamo ad uno di questi compleanni a mangiare fuori a Luna. Carne ovviamente. Spero che riusciremo a visitare, sono sicuro che andremo al museo della NASA nei prossimi giorni, però io in realtà avevo salvato un sacco di cose da vedere a Houston, è veramente pieno di cose. Comunque se non riuscirò a vederle, ovviamente non riuscirò a vedere tutto quello che voglio vedere, comunque in descrizione vi lascerò poi anche le cose che non sono riuscito a vedere, così nel caso voi stesse organizzando un viaggio a Houston e siete liberi e non in famiglia, perché questo è più un viaggio per stare con la famiglia, potete andare, vi lascio il link anche del sito dove ho preso l'informazione eccetera. E domani andiamo ad Austin, che è la capitale del Texas, e lì sicuramente loro non ci sono e quindi gireremo tutto quello che volevo vedere. Quindi da domani si inizieranno ad andare forti. Ok, intanto che siamo qui a non fare niente ad aspettare il pranzo, vi faccio vedere la casa, o almeno le parti della casa che conosco, perché ancora neanche io l'ho vista tutta. Tipo questa porta non l'avevo mai aperta, tipo scantinato, boh, tipo stanzetta. Questo è il bagno che poi si collega all'ufficio dove lavora mio cugino a casa. Poi questo è l'ufficio della moglie di Natalie. Ma che bello, tutto con moquette. Qua c'è la camera di mia madre, altro stanzino, e questo è l'altro bagno. E non sono mai entrato qua. Ah, wow, più bella la camera di mia madre. Poi si scende, questo è l'ingresso principale, questo è un salone, cucina, il robottino. Oggi eravamo qui a far colazione. Il pezzo forte è la sala giochi di Camilla. Guardate qua, io da piccolo non c'avevo tutte queste cose. Lavanderia,
questo sarà un altro bagno, zona soggiorno. E quella tipo sono le camere di mio cugino, Natalie, Camille. Questa poi è la porta che dà sul retro. E lui subito pronto a giocare. Questo è il giardinetto dietro. Adesso giochiamo. Comunque ragazzi, sono in magliette corte fuori a febbraio. Sa Dio. Ma quanto sei fortunata a vivere qua, quanto sei fortunata. E questa è la casa. Allora, ieri io e lui ci siamo sfidati a tiro alla fune e ha vinto lui. Oggi ci riproviamo, vediamo, però mi sa che vince lui. Name is John Cena! John Cena! Sit, 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 no, sit, no, no, sit, 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 ok. Ha vinto lui. Ok, pronti per andare a mangiare con 800 colombiani. Vediamo. Un po' di stile italiano, un po' di charme italiano. Ci vediamo dopo. Allora, lei è l'ultima componente della famiglia, è la cuginetta più piccola in assoluto. Ciao Natalie. Batti, batti. Batti Natalie. Natalie, Camilla. Sì, Natalie è la mamma. Anna, quando 11 gennaio. 11, un mese. Quanto tempo lei torna? Un dito. Un dito. No, l'ha distrutto. Adesso parli anche. No? Curiosito dalla telecamera. Uncle zio. Io. Ok. Spagnolo. E vuoi? E vuoi? Economia e commercio. What did you write? Le piace? Lei si è laureata in economia. Mi hai chiesto come sta in bebè. Come sogno? E che cosa? Come io vuoi volere. Ok. Ok, siamo arrivati in questo posto che si chiama Sotos Cantina, che è tipo un ristorante con specialità messicane. E infatti, come si può vedere, questo credo sia un messicano. E abbiamo conosciuto tutta la famiglia di Natalie, che dopo vi faccio vedere. Questo è il ristorante dentro, c'è la musica italiana. Cantare, oh, è enorme questo posto. Ovviamente proviamo questa salsetta qua. Cheese? Qua. Adesso ce ne sono. Guardate, uno dei tacos più grandi che esistano. Ok, primo piatto è arrivato. Pollo e carne, sa di maiale o manzo. Adesso assaggiamo. Questo credo sia un peperone, spero non sia un peperoncino. Assaggiamo il pollo. Ragazzi, pollo tenerissimo, buonissimo. Qua sta arrivando un botto di cibo. Adesso ci insegna come fare la tortiglia. Maise Ok, mais. e harina. Ok, farina. Tutorial di Natalie. Ok, avocado. Cos'è? Legumi? Fagioli? Legumi. Ah, ok, la carne la devi mettere lì dentro. Amen, amen. Wow, che buono. Cipolla, onion, Sì. lattuga, tomato. Come yogurt. Ah, yogurt, ok. Similare. Simile, ok. Allora lo dobbiamo fare anche noi. Ok, ho creato il mio primo burrito della mia vita. È venuto così. E non riuscirò mai a chiuderlo. Buonissimo. La cosa migliore mangiata fino adesso negli Stati Uniti. Happy birthday to
faccio da questa cosa che mia madre ha detto che è squisita. Questo è negozio di promozione. Con la cannella, fragola. E questo è il caffè, raga. Caffè americano, ma che tazzina. Sentite neck tradotto in spagnolo. No. Che strano. Ok, all'alba delle 5 siamo alzati dal tavolo. Adesso siamo in un supermercato e vogliono che mia madre gli cucini la carbonara e il risotto. E adesso vediamo come sono i supermercati qui, se sono così diversi dall'Italia. Allora, questo è il reparto carni. Ci sono carni pronte di tutti i tipi. Guardate quanta carne. Ragazzi, la pasta è qua. Guardate quanto costano. 3,28 €, 3,28 $. Sono tipo tutti i pasti pronti. Queste robe qua, spicy. Mai assaggiate queste cose. Diversissimi. Ogni cassa ha i suoi insacchettatori. Ti fanno loro il sacchetto, pazzesco. Tornati a casa e Piper non c'era a casa. Per fortuna l'ho trovata la vicina, alla fine era da lei. E praticamente abbiamo lasciato la porta aperta di casa e lui è uscito dalla porta aperta. Oh no, Piper. E adesso vuole sempre giocare. È un cane che non si stanca mai, vuole giocare sempre. Allora, sono circa le 9 passate perché non abbiamo fatto tanto altro, ci siamo tornati a casa. Ho giocato un po' col cane, sono stato in stanza, mi sono anche addormentato per un pochino. Domani alle 10 circa abbiamo il pullman per Austin e tipo 3 ore di viaggio. E devo prepararmi ancora la valigia. Figa, qua c'è un macello, devo anche un po' sistemare. La valigia grossa sicuro la lascio qui e questa piccola la sistemo un po' per mettere le cose solo per i 2 giorni ad Austin. Quindi sistemo la valigia e poi andrò a letto e ci vediamo domani mattina. Ciao. Con ci vediamo domani, il me del passato intendeva dire che vi rivedrete nel prossimo video. Infatti sì, siamo giunti anche alla fine di questo episodio. Ma non preoccupatevi perché siamo solo all'inizio di questo fantastico viaggio. Infatti vi ricordo che già dal prossimo video ci sposteremo ad Austin, ovvero la capitale del Texas, dove vedremo veramente tantissime cose, tra i quali diversi parchi e giardini botanici incredibili e bellissimi, tra i più belli che io abbia mai visto in tutta la mia vita, una piscina termale naturale e davvero tanto altro ancora. Per questo ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella per essere sicuro di non perderti i prossimi video sul Texas e non solo. Infatti staremo 3 giorni ad Austin, poi torneremo a Houston per altri 3 giorni e poi ci sposteremo ad Acapulco in Messico. Quindi mi raccomando, iscriviti al canale così sicuramente li vedrai. Infine, se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un bel like e scrivimi un qualsiasi commento se hai domande o vuoi lasciarmi un qualunque feedback, io sarò felicissimo di risponderti. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e da Supertramp è tutto.